Per decenni è stata sottovalutata, quasi ignorata. Negli anni 50 e 60 lo Stato la considerava una versione contadina di Cosa Nostra, confinata nelle montagne dell'Aspromonte. Eppure, proprio nel secondo dopoguerra, l''ndrangheta inizia in silenzio a costruire il suo impero, alimentato dai sequestri di persona a scopo estorsivo. Un primo rapimento avviene già nel 1945, ma la data cruciale che segna la svolta è il 2 luglio 1963. Quel giorno, con il sequestro dell'imprenditore Ercole Versace, si inizia a riconoscere all''ndrangheta un vero ruolo nei sequestri di persona. Una realtà destinata a guadagnarsi l'attenzione internazionale 10 anni più tardi, il 10 luglio 1973, quando l'anonima sequestri calabrese colpisce nel cuore di Roma, in piazza Farnese, e rapisce il giovane John Paul Getty III. Quel giovane non è una vittima qualunque, è il nipote di Paul Getty, l'uomo più ricco del mondo, un magnate statunitense del petrolio con un patrimonio che supera i 3.000 miliardi di lire. La gelida reazione del nonno miliardario passa alla storia. Ho 14 nipoti e se pago anche un solo centesimo, finirà che me li rapiscono tutti. Una dichiarazione che i sequestratori prendono come un affronto e dopo 3 mesi di trattative inviano al messaggero una busta. Dentro c'è un pezzo dell'orecchio del giovane Paul Getty. Quella notizia fa il giro del mondo. I quotidiani internazionali raccontano la brutalità dei rapimenti in Italia, mettendo sotto i riflettori la Calabria e l'Aspromonte. E di fronte a questa pressione, il petroliere cede, accetta di pagare un riscatto di quasi 2 miliardi di lire e il giovane Getty viene rilasciato il 15 dicembre 1973. Il caso Paul Getty è emblematico, ma non è isolato. Molti anni dopo, altri sequestri fanno notizia, come quelli di Cesare Casella e Carlo Celadon, 2 ragazzi rapiti al nord e tenuti prigionieri per anni nel cuore dell'Aspromonte. Quello dei sequestri diventa un business miliardario per l''ndrangheta. Le vittime dell'anonima sequestri alla fine saranno 694. In meno di 30 anni, i sequestri fruttano all''ndrangheta riscatti per oltre 800 miliardi di lire, un fiume di denaro che inizia a infiltrarsi anche nell'economia locale. Una quota dei proventi entra nel circuito economico di alcuni paesi dell'Aspromonte, come ad esempio a Bovalino, dove esiste un quartiere soprannominato Paul Getty. Si dice sia stato realizzato con una parte del riscatto pagato per la liberazione. Ma quei soldi non restano solo lì, vengono reinvestiti. Si comprano attrezzature e mezzi per le imprese mafiose, le stesse aziende che poi partecipano alle gare per gli appalti pubblici nell'edilizia. Dietro c'è una mente unita, una macchina organizzata che fa capo ai clan di Platì, San Luca, Natile di Carreri. E così che l''ndrangheta varca i confini regionali, perché non conquista, si insinua, manda i suoi uomini al nord non solo per i sequestri, ma per piantare le radici, nel cuore produttivo dell'Italia. L''ndrangheta non si limita a osservare, si insedia, comanda le piazze, le vie e i quartieri in città come Torino e Milano. Ma il denaro dei sequestri inizia presto a varcare anche i confini nazionali e il caso Getty offre una delle prime tracce concrete. Alcune banconote utilizzate per pagare il riscatto finiscono in Canada, a Montreal, dove vivono figure chiave come Vic Cotroni e Paul Violi. Durante un'operazione sotto copertura, 2 agenti della DEA si sentono rispondere che per comprare droga serve il via libera di Violi in Canada e di Don Antonio Macri e Mommo Piromalli in Calabria. Nulla si muove senza il loro benestare. Ma il filo che lega il sequestro Getty alle cosche calabresi prosegue anche nella casa di Giuseppe Piromalli, fratello di Mommo, dove vengono ritrovate altre banconote sempre legate a quel riscatto. Quelli sono gli anni degli spalloni, ma non quelli che usano gli imprenditori per evadere. Gli spalloni dell''ndrangheta sono insospettabili. Sono donne, parenti che vanno a trovare i figli emigrati all'estero. E i soldi così viaggiano nascosti nelle valigie, sfruttando le normative di molti paesi come il già citato Canada. E legato a questo, nel 1989, Vincenzo Restagno, un 27enne originario di Marina di Gioiosa Ionica, arriva all'aeroporto internazionale Pearson di Toronto. Nella sua valigia ha 370 milioni di lire in contanti. E all'ispettore doganale che gli chiede spiegazioni, Vincenzo risponde: mi servono per acquistare una casa. E lo lasciano passare. Pochi mesi dopo, Restagno viene arrestato negli Stati Uniti per traffico di droga. È proprio in quegli anni che il Canada si trasforma in una sorta di salvadanaio per l''ndrangheta. I boss investono i proventi illeciti ovunque possono, aprono ristoranti, registrano società, entrano nel giro del riciclaggio dei rifiuti industriali. Ma il Canada non è l'unica destinazione. I soldi dei sequestri finiscono anche in Australia, un continente dove l''ndrangheta ha messo le sue radici fin dal 1920. Il flusso principale parte da Platì, piccolo paese ai piedi dell'Aspromonte, e arriva fino a Griffith, una cittadina agricola nel Nuovo Galles del Sud. Lì, tra gli anni 50 e 70, si trasferiscono fino a 2/3 della popolazione di Platì, molti di loro in fuga dopo una devastante alluvione. E proprio a Griffith l''ndrangheta inizia a investire miliardi accumulati coi sequestri di persona.
Così compra terreni, avvia coltivazioni di marijuana e le nasconde tra i vigneti e le piantagioni di pomodori. C'è un'indagine che accerta l'esistenza di un'organizzazione criminale ben strutturata e divisa in famiglie. Questa organizzazione è responsabile non solo delle piantagioni di marijuana e del riciclaggio di denaro, ma anche di una serie di omicidi. Ed emergono chiari collegamenti con una parte della cosca Barbaro, che insieme a personaggi delle famiglie Sergi e Trimboli ha dato via un importante traffico internazionale di stupefacenti, riciclando proprio quel denaro proveniente dall'Italia e ricavato dai sequestri. Ma il business dei sequestri, per quanto redditizio, inizia a diventare un problema. Quando entra in vigore la legge che congela i beni delle famiglie dei rapiti, l''ndrangheta capisce che il gioco sta cambiando. Decidono allora di sfruttare i contatti con i colombiani e i boliviani e prendono una decisione che cambia la sua storia: investire i soldi dei sequestri nell'acquisto di cocaina. A gestire quei primi traffici internazionali ci sono due cartelli interni, due blocchi di famiglie che si spartiscono le rotte e i carichi. Da una parte un'alleanza con i Mazzaferro, i Cataldo, le famiglie storiche di San Luca, Platì, Africo, e a loro si affiancano i Morabito, gli Zappia, i De Stefano, i Pesce, i Mancuso. Dall'altra parte una rete altrettanto potente: gli Aquino, i Macri, i Condello e i Piromalli. E così, concentrandosi sul narcotraffico e mantenendo un profilo più basso rispetto alle altre mafie, l''ndrangheta decide anche di rifiutare l'invito di Totò Reina e dei Corleonesi a partecipare attivamente alla stagione degli attentati stragisti. E mentre i riflettori sono puntati su Palermo, nel silenzio più assoluto, l''ndrangheta si prende tutto. Diventa il vertice invisibile del narcotraffico mondiale. In quegli stessi anni, però, è il denaro sporco a muoversi più di ogni altra cosa. Passa per il Lago Maggiore, sfiora il confine svizzero, risale i sentieri alpini già battuti dai vecchi contrabbandieri di sigarette. E una volta attraversate le Alpi, quei soldi cambiano pelle. Entrano nelle cassaforti svizzere ripuliti e da lì iniziano il vero viaggio. Passano attraverso i conti cifrati, transitano tra Zurigo e Amsterdam e poi volano oltreoceano. In un'indagine, gli investigatori riescono a seguire il filo che parte da una banca olandese e arriva a una società di comodo, la Marshall Compton S.A., un guscio vuoto, un contenitore di denaro. E scavando nella rete, il tracciato porta ancora più lontano, fino in Uruguay. Ed è lì che emergono i primi nomi di due prestanome. Quando quei due vengono interrogati, non reggono la pressione e decidono di parlare. Puntano il dito contro Paul César Cavalcante Faria, il tesoriere personale del presidente brasiliano Fernando Collor de Mello. I due ammettono che sul conto della Marshall sono passati in pochi mesi almeno 14 milioni di dollari, frutto della corruzione politica in Brasile. E così Farias finisce in carcere, ma prima di poter raccontare tutto al Congresso brasiliano, viene trovato morto insieme alla sua compagna. In quella stessa vicenda finisce anche un dirigente della filiale brasiliana di Montedison, il gigante chimico italiano. Aveva ricevuto un bonifico di 50.000 dollari da un conto della stessa Marshall Compton. Quel denaro serviva per creare una società atta ad inserirsi nella grande partita delle privatizzazioni in Sud America, e a muovere quelle pedine ci sono le italiane Montedison e Stet, interessate alla privatizzazione della società telefonica in Ecuador. In aggiunta a questo, su quello stesso conto olandese arrivano altri 8 milioni di dollari. Questa volta il mittente è Alfonso Caruana, uno dei narcotrafficanti più potenti al mondo, uomo di Cosa Nostra e legato a doppio filo con le cosche calabresi. Ormai a quel punto l''ndrangheta è la regina incontrastata, sia in Europa che nelle Americhe, e il fornitore all'ingrosso della criminalità globale. Per ottenere partite di droga adesso sono gli altri che bussano alla sua porta: Cosa Nostra, la Camorra, i cartelli stranieri, tutti costretti a trattare con lei. E negli anni 90, mentre Cosa Nostra si indebolisce sempre di più nella guerra allo Stato, l''ndrangheta sceglie un'altra via. Nessuna sfida frontale, si infiltra dove nessuno la vede, nelle logge massoniche, nei consigli d'amministrazione, nelle campagne elettorali. Con quei fiumi di denaro, l''ndrangheta ripete il copione già visto ai tempi dei sequestri. Compra camion e mezzi pesanti, entra nel settore del trasporto degli inerti e ne assume il monopolio. Lo fa prima in Piemonte e poi in Lombardia, esattamente come aveva fatto anni prima in Calabria. Questi sono gli anni del boom economico dell''ndrangheta. I clan, attraverso gli affiliati o prestanome, mettono le mani su interi quartieri. Comprano ristoranti, alberghi, bar, centri commerciali. E all'inizio degli anni 2000 è diventato ormai una realtà internazionale in tutti i settori. La sua ascesa viene spinta da due eventi che a prima vista sembrano non avere nulla in comune: l'introduzione dell'euro come moneta unica e l'11 settembre 2001, con la conseguente guerra al terrorismo lanciata dagli Stati Uniti. Da quel momento, con il Patriot Act, ogni movimento di denaro in dollari viene osservato, tracciato e spiato, e così investitori, sia leciti che illeciti, iniziano a fuggire. I soldi scappano dagli Stati Uniti e si riversano in Europa, dove l'euro, nuovo e meno sorvegliato, diventa un rifugio perfetto. Ma l''ndrangheta, ormai, non si affida più solo agli uomini dei clan.
Dietro queste operazioni ci sono nuove figure chiave: avvocati, commercialisti, consulenti finanziari. Sono loro a costruire i labirinti societari, a trovare i varchi nei controlli, a suggerire dove e come muovere i soldi per non lasciare traccia. Uno di questi è Claudio Boscaro, detto Occhialino. Lui vive in Svizzera, ma lavora per Santo Maesano, un boss latitante in Spagna. Quei due si incontrano spesso a Madrid, pianificano investimenti, aprono conti in Svizzera, progettano di spostare i capitali anche in Canada e in Africa. E quando vengono arrestati, Boscaro decide di collaborare e parla di alcuni conti usati per pagare la coca in Brasile. Per ogni transazione lui trattiene una commissione del 4%, mentre un altro 2% serve per pagare il trasporto del denaro e per coprire le spese del riciclaggio. Ma Occhialino non è il primo a vuotare il sacco. Prima di lui c'era stato Vincenzo Musolino, che tra l'87 e il 91, nella zona di Lecco, aveva investito i soldi del cognato, Franco Coco Trovato, uno dei primi boss a radicare stabilmente l''ndrangheta in Lombardia. Ma mentre l''ndrangheta continua a infiltrarsi silenziosamente nell'economia globale, un evento riporta alla ribalta il suo volto. Il 15 agosto 2007, 6 giovani affiliati calabresi vengono massacrati a colpi di mitra fuori da un ristorante italiano nel cuore della Germania. La strage di Duisburg ha un'eco internazionale enorme. Per la prima volta, il mondo si accorge che l''ndrangheta non è più una questione locale. E l'anno successivo, il mondo viene travolto da una crisi economica senza precedenti. Nel 2008 scoppia la bolla dei mutui subprime negli Stati Uniti, trascinando con sé le borse e le banche di tutto il mondo. E ancora una volta, dove c'è il crollo dell'economia legale, la criminalità organizzata trova spazio per guadagnare. In mezzo al collasso della finanza tradizionale, il denaro liquido proviene dal narcotraffico e diventa per molte banche l'unica ancora di salvezza. In un rapporto riservato dell'ONU si ammette che durante i momenti più critici i profitti derivanti dalla droga e da altre attività illegali sono stati l'unica fonte di liquidità per sostenere alcuni istituti bancari in difficoltà. Un caso emblematico riguarda la Wachovia Bank, poi assorbita da Wells Fargo, accusata di aver riciclato tra il 2006 e il 2010 oltre 380 miliardi di dollari provenienti dal cartello messicano di Sinaloa. Stessa storia per HSBC, il colosso bancario londinese e il più importante istituto di credito d'Europa. Messa alle strette dalle indagini internazionali, HSBC è stata costretta ad ammettere di aver riciclato miliardi di dollari per conto dei cartelli messicani e colombiani. Il risultato? Una multa record da quasi 2 miliardi di dollari, con nessuno dei dirigenti che finisce però dietro le sbarre, perché la banca paga, si scusa, poi il sistema va avanti. Ma per l''ndrangheta, affidarsi alle banche esistenti non basta più, perché da sempre coltiva un'ambizione più grande: avere una banca propria, un istituto sotto un controllo diretto, dove far transitare capitali illeciti in totale autonomia. Il tentativo più eclatante avvenne già nel 1991, proprio in Calabria, quando alcuni boss riescono a mettere le mani sulla Banca Popolare di Scilla, una realtà locale che cercano di trasformare in una vera e propria centrale finanziaria. La banca forniva anche prestiti sottobanco, con interessi da usura fino al 10% al mese, e agli ignari risparmiatori venivano proposti anche certificati di deposito fantasma, privi di qualsiasi reale copertura. Le indagini hanno rivelato una rete intricata di affari che si estendeva da Roma a Milano, passando per Zurigo e Lugano, fino a Liechtenstein. L'operazione però venne scoperta e poi smantellata. Ma quella di Scilla non è un'eccezione. Nel tempo spuntano altre banche parallele e clandestine, una a Cosenza e un'altra a Desio, nel cuore della Brianza. Questa fame di istituzioni finanziarie proprie nasce da una realtà ormai enorme. L''ndrangheta gestisce un volume d'affari da decine di miliardi di euro all'anno. E per riciclare e far fruttare simili capitali servono strumenti avanzati, consulenti esperti, broker internazionali e soprattutto l'accesso diretto ai paradisi fiscali. E quello è un elenco infinito dei rifugi offshore dell''ndrangheta: Cipro, Liechtenstein, Bahamas, Isole Vergini e Isole Cayman. E proprio da Georgetown, capitale delle Isole Cayman, tramite una banca del Lussemburgo, passano i soldi per finanziare in Olanda un grosso traffico di coca, utilizzando una società di copertura che commercia tulipani. Ma non è solo Georgetown ad essere coinvolta. Il denaro arriva anche da altri paradisi fiscali, come il Belize e il Delaware, negli Stati Uniti, e su cui ho già fatto un video approfondito. Arrivati a questo punto della storia, va detto che il vero servizio che il mondo offshore vende non è tanto il decantato segreto bancario, ma il labirinto complesso di società e transazioni che rende quasi impossibile seguirne le tracce. Una delle tecniche di riciclaggio più utilizzate dall''ndrangheta è il loan back, ovvero il prestito a se stessi. Dopo l'esportazione all'estero di capitali illeciti in contante, questi soldi vengono fatti rientrare in Italia sotto forma di prestiti o mutui, concessi dalla stessa società offshore. E un altro metodo diffuso è lo smurfing, dove diversi complici effettuano numerosi piccoli versamenti in contante, ciascuno inferiore alla soglia limite prevista dalla legge antiriciclaggio, utilizzando diversi istituti bancari e distribuiti su più periodi. Tuttavia, il mondo della finanza offshore è in costante mutamento.
anche per effetto delle crescenti pressioni internazionali. Dopo l'accordo sulla trasparenza fiscale firmato tra Italia e Svizzera, l''ndrangheta si è trovata costretta a cercare nuove destinazioni sicure. Tra le mete più promettenti spicca la City di Londra, che pur trovandosi nel cuore della capitale britannica, gode di un'autonomia fiscale e amministrativa fin dal 1191. I suoi amministratori vengono scelti solo dagli 8.000 residenti e soprattutto dalle migliaia di aziende che vi hanno sede legale, tra cui oltre 500 banche internazionali, la Borsa di Londra e la Banca d'Inghilterra. In quel miglio quadrato si stima la presenza di oltre 36.000 immobili di lusso, intestati a società fittizie registrate in paradisi fiscali, mentre in tutta Londra circa il 90% degli immobili sono intestati a società estere registrate in giurisdizioni come le Isole Vergini Britanniche, le Cayman e Jersey. È in questo centro finanziario globale che operano le più potenti organizzazioni criminali internazionali, compresa l''ndrangheta calabrese. E così dalle montagne dell'Aspromonte ai palazzi della finanza internazionale, l''ndrangheta porta avanti il suo sviluppo internazionale, infiltrandosi ovunque il denaro possa essere nascosto, ripulito e reinvestito.